Bentornati nel forum, vestitevi di nero come ho fatto io per l'occasione, perché è il momento di parlare di The Black Hack, l'edizione italiana tra l'altro proposta al gioco di ruolo dell'anno. Continua la nostra recensione del più possibile dei giochi che saranno presentati a questo premio. È un gioco portato in Italia dalla MS Edizioni, ma originariamente è stato concepito da David Black, che ha un cognome che è perfetto, direi. Ringrazio inoltre Andrea Porati, sempre di MS Edizioni, per la copia da recensione, che è venuta dotata anche di una fantastica mappa, così che ne abbiamo potuto parlare anche avendo, diciamo, la copia fisica qua. Devo subito dire una cosa: The Black Hack è un gioco antico, non è l'ultimo dei giochi di ruolo arrivati sul panorama internazionale, anche diciamo, semplicemente perché è un gioco parecchio vecchio, che molti hanno avuto l'opportunità di provare, molti hanno ricordi collegati a questo gioco. Questo viene ricordato anche tra l'altro nell'introduzione di questo stesso manuale, quindi devo immediatamente dire che una di quelle persone che l'ha giocato in passato non sono io. È, diciamo, la prima volta che mi sono avvicinato a questo titolo. Non ho in un qualche modo la possibilità di fare un confronto anche di memorie passate con quelle che possono essere state le varie edizioni, le varie iterazioni di questo titolo, e quindi quella che vi porterò è un'impressione che può avere una persona al giorno d'oggi che acquista per la prima volta questa edizione qua, senza aver qualche tipo di, diciamo, di ricordo passato collegato a edizioni precedenti. E questo è importante per un elemento che verrà in seguito, che verrà discusso in seguito. Tra l'altro di The Black Hack vi ricorderete sicuramente per qualche informazione che avevamo dato sul titolo collegata a una quick start che era stata rilasciata, se non sbaglio, l'altro anno a Lucca, ma anche per The Cthulhu Hack, che tra l'altro è un gioco che abbiamo provato, che utilizza lo stesso sistema ma in chiave sostanzialmente Lovecraftiana. Le similitudini sono assolute, nel senso che praticamente a livello meccanico lo stesso gioco cambia l'ambientazione, perché The Black Hack, come vedremo anche dalle illustrazioni, è un gioco dark fantasy, nel senso, diciamo, più attinente a questo termine che vi possa venire in mente: mostri, dungeon, magia oscura. Gli stessi personaggi sono rappresentati con queste illustrazioni che mi verrebbe da dire sono quasi da copertina di disco metal, sono puntuti, grimdark, per utilizzare di nuovo un termine che molto spesso si vede collegato ad altri prodotti. È un'ambientazione cattiva, oscura, qualcuno potrebbe dire edgy, ma che ci farà giocare con e contro i peggiori orrori che questo titolo ci può fornire. Andiamo dunque a parlare dell'ambientazione, o meglio della sua mancanza. So che il gioco originale, anche perché è detto nell'introduzione del manuale stesso, non aveva un'ambientazione. L'ambientazione si sviluppava mano a mano che si giocava, c'era più che altro un'idea, uno scheletro, un mood, un tema dietro, e poi questa veniva costruita dal master, dai giocatori, da loro insieme, in chiave in realtà molto attinente a quello che è il genere dell'OSR, cosa che The Black Hack è, anche perché lo vedremo dal sistema. All'interno però dell'edizione italiana è stata introdotta un'ambientazione, diciamo, base, che è quella di Latlos. Vi faccio vedere a questo punto la mappa. Questa è Latlos, è una penisola, è isolata dal mondo esterno, nel senso è bloccata naturalmente da questa catena montuosa che la separa dall'impero, ma è isolata per un altro motivo, per via di questo fumo nero che mano a mano la sta ricoprendo. Tutta la parte scura qua è la parte già ricoperta da questo fumo, e è quella che è descritta nelle prime pagine del manuale in una maniera in realtà molto semplicistica.
ognuna di queste location importanti, vedete le città, le foreste, sono descritte con una paginetta in cui poi è inserita anche una tabellina che ci indica i possibili incontri casuali in questi luoghi, con proprio una descrizione basilare di che ruolo hanno, di che cos'erano e di che cosa ci si può aspettare in questi luoghi. Ora, perché è una cosa molto importante che sia stata introdotta l'Atlos? Semplicemente perché a quanto pare, e questo era un elemento che è sorto in una discussione nel nostro gruppo Telegram, che poi diciamo è degenerata in questioni molto più tecniche sul gioco di ruolo in generale, non doveva far parte della filosofia originaria di Black Hack avere un'ambientazione consigliata all'interno del manuale. Il gioco doveva proprio spingere a crearsi la propria. In questo modo, secondo alcune posizioni che erano state prese, si sarebbe snaturato il gioco. Ora non so come le precedenti edizioni di Black Hack avessero affrontato la questione, quindi parlo dal mio punto di vista avendo letto questa. Non vedo come particolarmente offensivo l'inserimento di l'Atlos all'interno del manuale. Non è ingombrante perché sono poche pagine, è un'ambientazione anche abbastanza carina, secondo me molto attinente a quello che è il mood del gioco, e dovete rendervi conto che con una maggiore commercializzazione, che dovrebbe essere una cosa positiva perché ci sono più persone che lo conoscono, qualcuno potrebbe non avere subito gli strumenti per capire come costruire la propria ambientazione, quindi averci un'idea di base è già molto più funzionale a estenderlo a un pubblico maggiore. Tra l'altro, nella stessa introduzione all'Atlos viene detto che modificare o aggiungere ulteriori elementi è una cosa non solo consigliabile, ma che prima o poi dovrà essere fatta, proprio per la descrizione molto basilare che viene data di questo mondo. Non vengono toccati tutti gli aspetti fondamentali, quindi è lasciata molta carta bianca al master e ai giocatori per poterla estendere e mano a mano trasformarla nella propria ambientazione. Fatto vedere la mappa, è solo una penisola, chissà che conclusa la loro avventura introduttiva i giocatori non decideranno di provare e riusciranno a attraversare la catena montuosa e raggiungeranno l'impero e tutte le altre terre che ci sono oltre l'Atlos, iniziando a costruire il loro mondo oltre questa piccola penisola. Quindi almeno agli occhi di chi diciamo non prendetela assolutamente come un'affermazione offensiva, le lenti della nostalgia, non mi sembra una cosa particolarmente tragica che sia stata diciamo introdotta all'ambientazione di prova. Tra l'altro, che cos'è il mondo o meglio la penisola di l'Atlos? È questa penisola che sta appunto isolata per colpa di un cataclisma. Da come è descritto, io credo che sia un asteroide che ha colpito la penisola nel punto in cui c'era quella colonna di fumo che avete visto sulla mappa, e da lì mano a mano è iniziato a uscire questo fumo nero che ha iniziato a corrompere la terra, ricoprire tutto di cenere e far emergere questa malattia che è chiamata il fato nero, che mano a mano trasforma tutti in cenere, ma inizia a dare anche dei poteri strani. È un mondo che si sta molto velocemente avvicinando alla sua fine, perché prima o poi sarà tutto ricoperto da questa cenere, e in mezzo ci sono intrighi politici, un culto che sta cercando di far estendere il più velocemente possibile questa coltre di cenere nella nube, eccetera. Comunque secondo me dà tutte le informazioni necessarie per poter giocare sia nella penisola di l'Atlos sia per creare il vostro di mondo, perché bene o male, leggendo anche l'ambientazione di prova, riuscite bene o male a capire quali dovrebbero essere le regole per creare un mondo a misura di Black Hack. Arriviamo a questo punto alla seconda parte: personaggi, sistema. Ora, il sistema è in realtà molto semplice e perfettamente in linea con quelli che potrebbero essere gli OSR. Forse molto meno meccanico, oserei dire, poi appunto almeno questa è l'impressione che mi ha dato la prima lettura, di altri, perché il sistema si basa quasi interamente per le sue prove principali sul D20 e in una maniera in realtà molto interessante le nostre caratteristiche
che dovremo calcolare semplicemente tirando 3d6 e sommandoli, non ci daranno dei bonus, ma ci daranno sostanzialmente la difficoltà per le prove su quella singola caratteristica. Faccio un esempio: una caratteristica di 14 in creazione, che il manuale ritiene già abbastanza alta, perché ottenere 14 in una caratteristica in creazione farà sì che la caratteristica successiva sarà automaticamente 7. Vorrà dire che quando tiriamo su quella caratteristica, esempio stupido, mettiamo caso che questo 14 sia forza, che stupidamente è richiesta per colpire in corpo a corpo con la nostra arma, significa che per colpire effettivamente in mischia utilizzando forza, o per riuscire in qualsiasi altra prova di forza, con il D20 dovremo fare un risultato inferiore a 14. Questo semplicemente vuol dire che caratteristiche più alte porteranno a una maggiore possibilità di successo, caratteristiche più basse a una minore possibilità di successo. C'è un sistema di vantaggio e svantaggio che funziona esattamente come l'omonimo sistema che vi viene per primo in mente quando si parla di vantaggio o svantaggio, ovvero quello della quinta edizione. Con vantaggio tiriamo 2 volte il dado e scegliamo il risultato più favorevole a noi, con lo svantaggio esattamente il contrario. Qui è molto più narrativo, nel senso sono applicati dal DM quando ritiene che siano necessari. Ci sono degli elementi situazionali che renderanno le nostre prove più semplici o più difficili. Ad esempio, colpire con un'arma che deve essere tenuta a 2 mani farà in modo che la nostra caratteristica risulti inferiore e quindi sarà più difficile colpire, ma facciamo più danni. Esistono degli oggetti che sono consumabili e che funzionano esattamente come funzionava in Cthulhu Hack con il dado scorte. Ogni volta che li utilizziamo dovremo tirare il dado scorte, con il risultato di 1 o 2 il dado diminuirà. Arrivare a 0 del dado scorta significa sostanzialmente che la risorsa è stata consumata nella sua interezza. Questo dimostra ad esempio quanto l'olio della lampada inizierà a consumarsi, quante razioni stiamo consumando durante il viaggio, eccetera. È in realtà un sistema, quello del dado scorte, che non mi dispiace, perché non ti costringe a stare ogni volta a ricalcolare quanto equipaggiamento consumabile hai, come succede in molti altri giochi ad esempio. Le classi sono solamente 4: il guerriero, il ladro, il chierico e il mago, e nella creazione del nostro personaggio all'interno di questa classe davvero l'idea è basilare. Non vi ho portato qui la scheda, vi farò vedere la classe fra poco, un esempio di classe fra poco. La scheda comunque è interessante, si può trovare online e sembra che sia stata fatta una per ogni classe, quindi potete prendervi la scheda proprio con l'illustrazione della vostra classe. Perché non vi ho fatto vedere la scheda? Perché diciamo che la personalizzazione di abilità, possibilità di diciamo azioni speciali che può fare ogni classe è veramente molto limitata, anzi oserei dire obbligata. Gli elementi che potremo decidere noi personalmente sono veramente pochi. Questo non vuole essere una critica. In realtà molti giochi di ruolo che io ho apprezzato molto, lo stesso ad esempio l'ultima torcia, l'ultima bomba, avevano un sistema di classe che funzionava in maniera molto simile, che ti dava la possibilità di scegliere solo pochi elementi, ma per il tono molto più incentrato sulla player agency, su una narrazione che vuole dare questo e molti altri OSR, è secondo me una scelta ideale, un buon compromesso, perché ti permette di concentrarti meno sulla build, comunque dandoti una serie comunque di opzioni diverse per ogni classe e quindi dare più la possibilità di caratterizzare il personaggio in altri modi. Comunque vediamo un esempio di classe. Ecco, vediamo anche una delle bellissime secondo me illustrazioni con questo stile molto particolare. Ho detto, sono tutte con questa idea e sono tutte secondo me veramente belle. Comunque l'esempio del guerriero, il classico guerriero, qui vedete che abbiamo l'aggiunta alle nostre statistiche iniziali, quindi i nostri punti ferita, i nostri dadi vita, tutte le armi, le armature che possiamo utilizzare e una delle prime nostre scelte casuali, tirare un D6
e troviamo il nostro trofeo di guerra, questo oggetto che ci portiamo dietro. Ogni classe ha qualcosa di simile. L'altra scelta che possiamo fare è l'equipaggiamento, possiamo scegliere fra le opzioni sotto A o sotto B, è il nostro equipaggiamento iniziale. Tutto il resto che vedete qua è sostanzialmente quello che mano a mano ottenete salendo di livello, ottenete in partenza. Tutti i guerrieri hanno questi e prima o poi in un qualche modo li ottengono, non c'è differenza ad esempio di talenti, abilità, caratteristiche speciali, siete di diciamo struttura di classe più o meno tutte uguali, quindi capirete che per un personaggio fra virgolette di primo livello all'inizio, se nel party avete 2 guerrieri non ci sarà praticamente alcuna differenza rispetto a un minimo di equipaggiamento, il vostro trofeo di guerra, forse punti ferita, alcune caratteristiche e ovviamente la caratterizzazione molto importante che darete voi al personaggio. Questa parte presente in ogni classe ci descrive che cosa accade quando livelliamo. Il livellamento avviene con un sistema molto carino che mi appresto subito a spiegare. Comunque, bene o male, le cose che aumentano quando saliamo di livello sono molto simili per ogni classe. Possiamo tirare un D20 e se otteniamo un risultato superiore a uno delle nostre caratteristiche possiamo aumentare quella caratteristica di 1 e si può ripetere questo processo per alcune delle caratteristiche fondamentali della classe che ovviamente cambiano a seconda delle classi. Ad esempio per il guerriero sarà una, per il mago sarà un'altra, e ci dà anche la possibilità di aumentare i nostri punti ferita, ovviamente perché mano a mano che andiamo avanti troveremo nemici più forti. Le 2 classi magiche, qui vedete, qui c'è il ladro, poi appunto la classe del chierico, che devo dire non me lo aspettavo così la prima volta che ho aperto il manuale, e del mago, avranno la possibilità di utilizzare degli incantesimi, sono sotto forma di pergamene che devono essere memorizzate ogni giorno. Possiamo memorizzare un numero di incantesimi del nostro livello, ovviamente, pari alla caratteristica che domina la nostra magia. Per il mago è intelligenza, per il chierico è saggezza. Le magie andranno scelte da questa listina qua. Come vedete sono in realtà molto poche per ogni livello. Tra l'altro la possibilità di lanciare più volte lo stesso incantesimo al giorno è un rischio. Lo potete fare, ma c'è il rischio di perdere proprio per quell'incantesimo, nel senso che vi si toglie la memorizzazione, no? Ve lo scordate per quel giorno, quindi fra virgolette spammare lo stesso incantesimo per più di una volta al giorno vi potreste rischiare di perderlo direttamente, di non poterlo più utilizzare. La mancanza di lunghe tabelle o estese liste degli incantesimi, come immaginate, è collegata al fatto che deve essere un gioco molto più immediato, in cui più della tecnica dell'azione che facciamo conta come stiamo descrivendo. Come vedete le vostre classi almeno all'inizio saranno tutte molto simili, tolto qualche elemento caratteristico che contraddistingue ad esempio un guerriero e lo rende diverso in partenza da un ladro, per fare di nuovo un esempio molto basilare. Quello che conterà quindi molto di più sarà raccontare il viaggio dei nostri personaggi nel mondo di Black Hack, nel caso che usiamo la magia, il modo in cui la stiamo imbrigliando, il modo in cui la decidiamo di lanciare. È un buon compromesso secondo me, che negli OSR si vede molto spesso, tra regolamento e narrazione. Ci sono degli elementi molto carini che io ho trovato, ad esempio il fatto che per avanzare di livello prima dobbiamo risolvere una particolare meccanica. Dobbiamo fare baldoria, perché nel mondo di Black Hack salire di livello vuol dire raccontare la propria avventura e riflettere su cosa abbiamo imparato. Dobbiamo metterci letteralmente lì con i nostri compagni in taverna e dietro una coppa di vino raccontare che cosa è successo in quel dungeon, raccontarlo magari agli altri avventori della taverna, berci su per diciamo riflettere su quello che è successo, e questo sbloccherà la nostra possibilità di salire di livello e eventualmente attiverà qualche effetto particolare che magari è dovuto al fatto che ci siamo ubriacati mentre lo facevamo. Devo dire molto interessante, perché fa sì che per livellare voi dovete fare qualcosa che è anche di narrativo.
e non è un elemento immediato che i giochi di ruolo inseriscono spesso, cioè collegare una parte importante come la crescita del personaggio necessariamente a qualcosa di narrativo. Altro elemento tecnico che ho molto apprezzato è l'utilizzo delle armature. Le armature semplicemente funzionano in una maniera che non vi danno un'armatura passiva, possiamo dire. Avranno una pool di dadi rappresentate da dei D6. Ogni volta che non riusciamo a schivare un colpo possiamo sacrificare sostanzialmente un pezzo della nostra armatura. Togliamo un D6 da questa pool, sarà indicato come rotto, e ignoriamo tutto il danno che ci può essere inflitto. Ovviamente finiti i dadi della pool, finita l'armatura. Vi ricordate con Ghost and Goblins quando il cavaliere gli esplode l'armatura e rimane in mutande? Esattamente la stessa cosa. Questi D6 rotti, fra virgolette, potranno poi essere riparati durante le azioni di riposo, tenendo conto che questa è un'azione che possiamo fallire e rompere definitivamente quella parte di armatura. Però è un modo interessante di utilizzare l'armatura, cioè l'idea che tu lo usi per parare un colpo e ti si rompe. Essendo una persona che ha fatto combattimenti pieni quando facevo revocazione, questa è una cosa che vi posso assicurare succedeva, cioè vedere qualcuno che prendeva un colpo molto forte e gli partiva un pezzo di armatura era quasi la norma in certe situazioni, quindi davvero molto carino. Tutto quello che io vi ho descritto fino a questo momento in realtà è un quarto del manuale, perché la parte dedicata al giocatore è così tanto rapida e efficace nelle sue spiegazioni che prende pochissimo manuale, quindi anche una lettura veramente veloce. La parte del master ci viene introdotta con un paio di pagine molto particolari, ve le faccio vedere. Ecco qua, se siete dei giocatori state alla larga, questa parte è solo per il master. E cosa contiene? Contiene tutte le informazioni che vi possono servire per costruire la vostra avventura nel mondo di Black Hack. Schede di mostri, generatori di dungeon, tabelle varie con cui potete randomizzare tutto quello che preferite, varie schede, vari token che potete utilizzare e ovviamente i mostri, i nemici che potete far incontrare, e questo è il mio preferito, dà tanto l'idea di orrore cosmico, ai vostri giocatori. Come vedete sono tutti orribili e adatti a un mondo assolutamente dark. Alla fine è presente anche una piccola avventura sotto forma di un dungeon, quindi ci viene proprio presentato come un dungeon base, quello che potrebbe essere quello di introduzione ai giocatori che per la prima volta, sfortuna per loro, si affacciano su questo mondo. Come vedete, la parte del master occupa molto del manuale ed è per la maggior parte tabelle, ma anche solo rapide spiegazioni che potete benissimo aspettarvi all'interno di una parte dedicata al DM. A questo punto, quali sono le mie considerazioni su questo gioco? Molto interessante, molto bello, facile da leggere assolutamente. Se qualcuno è spaventato magari dalle moli o da, diciamo, la parte manualistica di altri tipi di manuali perché sono un po' troppo tecnici, non si spiegano bene, consiglio The Black Hack, consiglio questa edizione perché veramente è spiegato in una maniera molto intuitiva, non si dilunga troppo in spiegazioni secondo me inutili, è molto diretto, quindi è anche facile per voi iniziare a capire le basi di come potrebbe essere il funzionamento di un gioco di ruolo, oppure come potete iniziare a costruirvi le vostre avventure come master con questo, perché è veramente molto basilare nelle sue spiegazioni. È un gioco molto interessante se vi garba questo tipo di ambientazione, se vi piace lo stile degli OSR, e a questo punto se volete imbarcarvi per la prima volta o di nuovo nel mondo di Black Hack. Appunto non posso parlare per le edizioni e le versioni precedenti del gioco, magari siete giocatori veterani e preferite giocare a una passata, e questo è assolutamente giusto, ma secondo me per un panorama fra virgolette moderno, per il mercato di oggi, è un gioco assolutamente consigliabile, tra l'altro abbastanza tascabile, ottime illustrazioni secondo me che ci riescono proprio a calare nell'idea di quello che deve essere
questo mondo, grande possibilità di personalizzazione, grande possibilità narrativa. C'è una quick start nel caso in cui vogliate dare prima un'occhiata alle meccaniche prima di valutare l'acquisto effettivo del manuale. Se vi piace il tema potete optare anche per la versione Cthulhu a questo punto, ma io trovo che per gli amanti del dark fantasy sia un titolo interessante da tenere nella propria biblioteca dei giochi di ruolo. Tra l'altro la semplicità di creazione del personaggio e del sistema lo rendono un gioco anche molto veloce da settare, quindi questo per alcuni potrebbe essere un ulteriore punto a suo favore. Se vogliamo trovare un elemento di critica è ovviamente il fatto che ha un tema un pochino dark, oscuro, quindi qualcuno potrebbe non trovarlo interessante o preferire altri tipi di titoli da questo punto di vista, perché magari non vogliono affrontare temi di una certa pesantezza, e questo è assolutamente concepibile, ma ovviamente vi consiglio, come fa lo stesso manuale, è ovvio, se intendete giocare a Black Hack, prima discutere prima del tipo di campagna, è ovvio che volete giocare o del tipo di avventura che volete vivere. A questo punto, se vi volete procurare The Black Hack, lo potete fare sul sito dell'MS Edizioni con un piccolo sconto, ma non solo su The Black Hack, su qualsiasi titolo dell'MS Edizioni. Questo è il momento pubblicità, diciamo, inserendo il nostro codice sconto, che è semplicemente Forum Sententiam 10, una possibilità che ringraziamo che ci ha dato la MS Edizioni per dare la possibilità anche a voi di ottenere con un minimo di vantaggio, per utilizzare un termine da gioco di ruolo a questo punto, uno dei titoli che fanno parte del loro catalogo, e perché no, magari proprio questo. Circa la sua partecipazione al gioco di ruolo dell'anno, oltre a fargli anche a lui tutti gli auguri possibili, perché sinceramente è un gioco che non mi dispiace e vedo incarnate alcune delle filosofie che sono state premiate in passato in questo titolo. C'è anche da dire che l'MS Edizioni ha presentato, se non sbaglio, almeno un altro gioco, cioè sono sicuro almeno su Fantasy World, di cui parla Daniele, sia stato presentato anche quello al gioco di ruolo dell'anno, quindi io sono abbastanza sicuro che se vedremo un finalista delle MS Edizioni, che spero, nel gioco di ruolo dell'anno, sarà solo uno dei titoli che hanno presentato, quindi in questo caso o The Black Hack o Fantasy World o uno degli altri, mi pare ce ne sia qualche altro che è stato presentato dalla MS. Comunque io sinceramente non mi dispiacerebbe vedere fra i finalisti di Black Hack, sinceramente. Detto questo, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete il video, passate dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, gruppo Telegram, dove, come ho detto, si vedono spesso discussioni anche abbastanza interessanti su e in profondità su molti aspetti del gioco di ruolo in generale, ma anche su titoli che sono stati provati, come è successo con The Black Hack. Quindi se volete discutere di gioco di ruolo è il luogo per voi. Credo di aver terminato, vi faccio i miei saluti e Francesco dal Forum Sententiam chiudo.